Roma, inizio del Cinquecento. Siete stati invitati a cena. Il palazzo è magnifico, illuminato dalla luce tremolante di centinaia di candele. L'aria è pesante, carica del profumo di spezie orientali e di paranoia. Al capotavola siede l'uomo più potente del mondo, Papa Alessandro VI, al secolo Rodrigo Borgia. Accanto a lui il figlio Cesare, il temuto duca Valentino. Viene servito il vino. Un servitore vi porge un calice dorato. Voi lo guardate, sorridete nervosamente, ma nella vostra testa rimbomba una sola, terrificante parola: Cantarella. Per secoli il nome dei Borgia è stato sinonimo di una sola cosa: il veleno. Un impero del terrore costruito su una polvere bianca, letale, inodore e insapore, capace di eliminare cardinali, rivali e mariti scomodi senza lasciare traccia. Una leggenda nera che ha ispirato poeti, scrittori e registi. Ma se vi dicessi che la più letale arma dei Borgia non è mai stata versata in un bicchiere di vino? Se vi dicessi che la vera cantarella non è mai uscita da un laboratorio alchemico, ma dalla punta di una piuma intinta nell'inchiostro? Benvenuti su Sussurri dalla storia italiana. Oggi faremo un viaggio tra i corridoi oscuri del Vaticano rinascimentale, tra autopsie impossibili, zanzare letali e la più grande campagna di fake news della storia europea. Oggi smontiamo il mito del veleno dei Borgia. Roma, inizio del Cinquecento. Il caldo è soffocante, quasi immobile. Un'atmosfera decisamente pesante. Esatto. Immaginiamo di trovarci nella penombra di una sala vaticana, illuminata solo dalla luce tremolante delle candele. Si avverte appena il fruscio delle vesti di seta. E il tintinnio limpido delle coppe d'oro che si sfiorano delicatamente. Eppure, dietro l'eleganza di questi banchetti del potere, si allunga un'ombra silenziosa, una presenza invisibile. Il veleno. Proprio così. L'obiettivo di questa nostra esplorazione profonda è svelare i segreti della Cantarella, il leggendario e temutissimo veleno della famiglia Borgia. E per farlo abbiamo raccolto un materiale davvero stratificato e affascinante. Da un lato ci affidiamo ad antichi trattati storici, come gli scritti di Francesco Guicciardini e i resoconti dei medici dell'epoca. Certo. Dall'altro portiamo sul tavolo le ricerche moderne dell'Università di Bologna e di Ferrara, unite a precisi documenti di tossicologia forense. La nostra missione è separare il mito letterario dalla cruda realtà clinica e chimica del Rinascimento. Esplorare quel confine molto sottile tra medicina e veleno. Che poi è l'essenza dell'antica parola greca pharmakon. Indicava, sia il rimedio che guarisce, sia la pozione letale. Ok, analizziamo questo punto con calma. Per comprendere la vera natura di questo pharmakon, dobbiamo prima immergerci nell'atmosfera carica di paranoia che si è respirato in quelle corti. Ci si immagini la paura sottile nascosta dietro ogni calice di vino offerto da un rivale politico. I banchetti romani erano dei veri e propri campi di battaglia diplomatici. Assolutamente. Un boccone prelibato o un vino speziato potevano celare una condanna a morte. La fiducia era un lusso raro e l'ansia era la vera padrona di casa. E leggendo le fonti archeologiche emerge un dettaglio inquietante. L'idea di nascondere la morte in oggetti insospettabili non era certo un'invenzione dei Borgia. No, infatti. Persino negli scavi di Pompei sono emersi anelli nei cui castoni era racchiusa una piccola cavità. Un serbatoio segreto pensato proprio per contenere una dose letale di veleno pronta all'uso. Un'usanza antichissima, che nel Cinquecento trovava terreno fertile anche a causa di un contesto medico estremamente precario. Sì, la medicina dell'epoca si basava ancora quasi interamente sulle teorie umorali. Per chiarire, si credeva che la salute dipendesse dal perfetto equilibrio di 4 fluidi corporei: sangue, flemma, bile gialla e bile nera. Quindi, se una persona si ammalava improvvisamente, non si pensava all'attacco di un virus. Mai. Si pensava a un grave squilibrio interno, oppure a un intervento malevolo esterno. Anche perché all'epoca non esistevano certo le autopsie moderne o le analisi del sangue per rintracciare una tossina. Esattamente. Oggi una morte improvvisa la spieghiamo in modo clinico con un infarto fulminante o una peritonite.
Nel Rinascimento, di fronte a un decesso rapido, il riflesso condizionato era uno solo. L'avvelenamento. E questa totale assenza di strumenti diagnostici alimentava una psicosi collettiva inarrestabile. Ogni malore dopo una cena importante veniva etichettato come un intrigo di palazzo. Il terreno perfetto per far nascere una leggenda. E al centro di questa rete di terrore si colloca il fulcro della nostra esplorazione, la Cantarella. Analizzando le cronache dello storico Paolo Giovio, emerge un ritratto agghiacciante. Lui era il medico del cardinale Giulio de' Medici, tra l'altro. Esatto, e Giovio non descrive una pozione fumante o dal sapore amaro, parla di una polvere di mirabile bianchezza, un preparato totalmente insapore, capace di ingannare il palato di chiunque, persino degli assaggiatori ufficiali. L'arma perfetta, l'invisibilità fatta materia. Davvero inquietante. Ma leggendo i documenti mi ha colpito constatare come le ricette tramandate non abbiano nulla della precisione chimica, sconfinano quasi nell'occulto e nel macabro. Una versione molto diffusa parla di viscere di suino appena macellato, cosparse di arsenico, lasciate putrefare, essiccare e infine macinate in una polvere fine come lo zucchero. La cosa affascinante qui è osservare come queste ricette siano in realtà un coagulo di superstizione e alchimia nera, prima ancora che di chimica. Il rituale superava la scienza. Molto di più. L'idea di unire l'arsenico alla carne in putrefazione nasceva dalla credenza che la decomposizione potesse distillare e risaltare l'essenza mortale della sostanza. A livello biologico, ovviamente, non è così. Le tossine batteriche sono pericolose, certo. Ma è l'arsenico il vero killer in quella miscela. L'arsenico agisce silenziosamente nel corpo umano, bloccando a livello cellulare la produzione di energia. Spegne il metabolismo dall'interno, imitando perfettamente sintomi di gravi malattie naturali come il colera. Eppure, sfogliando i trattati, si scoprono varianti della cantarella ancora più complesse. Alcuni documenti aggiungono il verderame, ovvero l'acetato di rame, mescolato a urina per potenziarne gli effetti. un mix letale e disgustoso. Altre teorie parlano di semi di ricino finemente tritati, uniti a fosforo e, immancabilmente, arsenico. Sappiamo dalle ricerche moderne della patologia generale di Bologna che i semi di ricino contengono la ricina. Un dettaglio fondamentale. La ricina è una proteina incredibilmente letale. Il suo meccanismo biologico è devastante. Entra nelle cellule e inibisce completamente la sintesi proteica. Senza proteine, le cellule muoiono rapidamente, portando al collasso degli organi. Incredibile! L'idea che i chimici rinascimentali potessero intuire il potere di questi semi, combinandoli in quel modo, dimostra una conoscenza empirica delle tossine profonda, pur ammantata di magia. Tuttavia, la ricerca scientifica contemporanea ci invita a ridimensionare il mito. I lavori di ricercatori come Luca Zucchi dell'Università di Ferrara portano a una conclusione molto chiara. Non è mai esistito un veleno magico dei Borgia. Nessuna formula segreta introvabile. La realtà clinica era molto più prosaica. Ma non per questo meno letale. I Borgia usavano con grande probabilità del semplice arsenico. La vera abilità stava nel modularne la tossicità artigianalmente, bilanciandolo con altre sostanze come il nitrato d'argento, l'antimonio e l'acetato di piombo. Un approccio quasi metallurgico. Esatto. L'antimonio, in particolare, provoca un rapido indebolimento cardiaco, mentre il piombo attacca il sistema nervoso. Era un mix spietato, figlio della chimica dell'epoca, un veleno cumulativo. Somministrato in piccole dosi ripetute per simulare un lento decadimento fisico, allontanando ogni sospetto. Ma c'è un dettaglio emerso dalle nostre fonti che offre un momento di inaspettata ironia in questa storia oscura. Riguarda la Romagna, immagino. Proprio così. Una terra un tempo dominata da Cesare Borgia, il Valentino, con estrema spietatezza. Oggi, in quelle stesse terre, la parola cantarella indica qualcosa di diametralmente opposto al terrore. Un dolce. Le cantarelle romagnole sono un dolce della tradizione contadina, povero, innocuo, una pastella semplicissima di acqua, farina bianca e gialla, un po' d'olio, cotta su una piastra rovente e spolverata di zucchero. È singolare pensare come una parola in grado di far impallivire i cardinali a Roma oggi evochi solo il profumo caldo di una cucina domestica. È la dimostrazione perfetta di come il tempo sappia rielaborare la memoria storica.
Ma per comprendere davvero l'impatto di questo veleno sulla società dell'epoca, dobbiamo esaminare il giallo storico per eccellenza. La morte di Papa Alessandro VI. Al secolo, Rodrigo Borgia. Il punto di rottura di un intero sistema di potere. I documenti ci riportano all'agosto del 1503. Roma è attanagliata da un caldo asfissiante. Il Papa e suo figlio, Cesare, decidono di cercare un po' di frescura cenando all'aperto, nella vigna di un loro alleato da poco nominato cardinale, Adriano da Corneto. Un banchetto fatale. La mattina seguente alla cena, l'atmosfera si fa drammatica. Tutti e tre i commensali sono colpiti da febbri violente e dolori lancinanti. Il 18 agosto il Papa muore e le cronache descrivono il suo cadavere con termini macabri. Lo definiscono nero, infiato e bruttissimo. Un quadro clinico che per gli osservatori dell'epoca rappresentava la firma inequivocabile del veleno. Il gonfiore e l'annerimento accelerato del corpo alimentavano immediatamente le voci di omicidio. Voci che trovano la loro consacrazione nella tesi celebrima dello storico fiorentino Francesco Guicciardini. La sua ricostruzione sembra la trama di un thriller politico. Guicciardini sosteneva un movente economico. Esatto. Secondo lui, Cesare Borgia aveva pianificato di avvelenare il cardinale per incamerarne gli immensi beni. Cesare aveva un disperato bisogno di fondi per mantenere i suoi eserciti in Romagna. Sequestrare le ricchezze dei cardinali defunti era una strategia fiscale spietata ma frequente. Una prassi dei Borgia, in effetti. Il piano però sfugge di mano. Un servitore ignaro avrebbe servito il vino corretto con la cantarella non solo al bersaglio designato, ma anche al Papa e allo stesso Cesare. Il pontefice muore, mentre Cesare riesce a salvarsi solo grazie alla sua giovane età e a cure repentine. Questa è senza dubbio una narrazione affascinante, ma se applichiamo il bisturi dell'analisi storica moderna e dell'epidemiologia, l'impianto di Guicciardini crolla miseramente. Iniziamo dal contesto ambientale. La vigna del cardinale Castellesi si trovava vicino al Vaticano, un'area che all'epoca era circondata da acquitrini stagnanti. E in quell'esatto periodo storico i registri confermano che Roma era flagellata da una violenta epidemia di malaria. Quindi le febbri improvvise, i brividi e il rapido decadimento fisico erano sintomi perfettamente compatibili con un'infezione malarica, contratta durante una cena all'aperto, al tramonto, vicino a zone paludose. Esattamente. Il Plasmodium falciparum, il parassita responsabile della forma più grave di malaria, causa febbri devastanti e insufficienza renale. Le gravi complicanze portano al rapido deterioramento del cadavere a causa della rottura dei globuli rossi, spiegando così l'aspetto annerito del corpo del Papa. E c'è anche un elemento logico che rende la teoria del complotto priva di senso. Il cardinale Castellesi era uno dei più fedeli alleati dei Borgia. Architettare il suo omicidio in un momento di estrema delicatezza diplomatica sarebbe stato un puro suicidio politico. Questo è un punto cruciale di questa immersione profonda. L'analisi ci porta a una conclusione molto interessante sul modo in cui viene scritta la storia. Il veleno, in questo caso, è un puro pretesto narrativo. Guicciardini non era un cronista imparziale. Usò la diceria dell'avvelenamento per costruire una narrazione morale appagante. Voleva dimostrare come l'ambizione smisurata del Papa venisse punita dalla giustizia divina tramite le sue stesse trame letali. Si dice spesso che la storia sia scritta dai vincitori, ma forse la verità è che la storia viene scritta da chi sa costruire la parabola morale più soddisfacente, anche a costo di ignorare un'epidemia di malaria. Un'osservazione molto acuta. E la costruzione di parabole morali ci porta inevitabilmente a parlare di coloro che sopravvissero a quella drammatica estate del 1503. Con la morte del Papa, l'impero dei Borgia iniziò a sgretolarsi. E in questo vuoto di potere, una figura in particolare è stata trasformata nei secoli nel simbolo stesso di questa oscurità: Lucrezia Borgia. Vittima di una vera e propria campagna diffamatoria. L'incarnazione assoluta della femme fatale dell'avvelenatrice. Basti pensare al dramma teatrale scritto da Victor Hugo nell'Ottocento. Hugo le fa pronunciare parole cariche di crudeltà. La dipinge come un mostro fatto di freddezza, adulterio e incesto. Un ritratto spietato. Nel romanzo Lucrezia si vanta persino di essere l'unica a conoscere l'antidoto per la mortale cantarella. Questo ha sedotto generazioni di artisti, ancorando il suo nome al concetto stesso di veleno. Eppure la storiografia moderna,
e l'analisi attenta dei documenti d'archivio hanno sistematicamente smantellato questa leggenda nera. Osservando i fatti storici senza il filtro del romanticismo ottocentesco, Lucrezia emerge in tutt'altro modo. Non come una carnefice. Ma come una pedina dinastica, una giovane donna usata come moneta di scambio per le implacabili ambizioni maschili del Papa e di Cesare. Data in sposa a soli 13 anni a Giovanni Sforza per sigillare un'alleanza con Milano. E quando l'alleanza perse valore, il matrimonio fu annullato forzatamente, accusando lo Sforza di impotenza. Una mossa politica che ebbe conseguenze disastrose per l'immagine di Lucrezia, perché fu proprio Giovanni Sforza, ferito nell'orgoglio e in cerca di vendetta, a mettere in circolo per primo le calunnie d'incesto, calunnie che l'avrebbero perseguitata per secoli. Precisamente. E la brutalità politica non si fermò lì. Lucrezia si sposò in seguito con Alfonso d'Aragona, un uomo che i documenti suggeriscono amasse sinceramente. Ma quando gli equilibri italiani mutarono ancora, Cesare Borgia non esitò a far strangolare Alfonso dai suoi sicari, lasciando Lucrezia in uno stato di disperazione assoluta. Era costantemente in balia di un potere coercitivo. È affascinante notare però come il suo riscatto umano e storico avvenga lontano dalle ombre del Vaticano. Con il suo terzo matrimonio, Lucrezia approda a Ferrara, sposa di Alfonso d'Este. Lontana dalle trame romane, ha l'opportunità di mostrare chi fosse realmente. E le cronache ferraresi non parlano certo di un'avvelenatrice. Parlano di una donna acuta, di un'abile e saggia amministratrice del ducato. Emerge anche come una raffinata mecenate, capace di accogliere e proteggere intellettuali e poeti del calibro di Ludovico Ariosto. A conferma di questo ritratto intimo e sensibile, c'è un documento materiale di rara bellezza. Alla Biblioteca Ambrosiana di Milano è conservata una preziosa teca. Al suo interno riposa una ciocca dei capelli di Lucrezia. Capelli di un biondo acceso che Lord Byron definì simili all'oro. Meraviglioso! Ma ancora più importanti sono i documenti custoditi insieme a quella ciocca. Le lettere scambiate con l'umanista Pietro Bembo. Leggendo gli stralci di quel carteggio si rimane spiazzati. Non ci sono tracce di complotti politici o ricette letali. Sono lettere fitte, delicate, intrise di poesia e di una sottile malinconia. Rivelano una donna in cerca di connessioni intellettuali profonde e di una pace che la politica le aveva sempre negato. Un'anima riflessiva. I tossicologi e gli storici forensi oggi concordano unanimemente. Il suo fantomatico micidiale veleno non è mai esistito. Lucrezia Borgia non mescolava arsenico nelle coppe d'oro. Le uniche tossine di cui si circondò furono l'inchiostro delle sue lettere e la crudeltà delle calunnie subite. Quindi, cosa significa tutto questo? Per chi ci ascolta, immerso in un'epoca di informazioni istantanee, perché dovrebbero importare le vicende di una polvere bianca e di dicerie risalenti a oltre 500 anni fa? Perché ci troviamo di fronte al primo e più lampante esempio storico di fake news strutturata. La leggenda della Cantarella ci mostra come il veleno, nell'Italia del Rinascimento, fosse molto più di un intruglio chimico. Era un'arma psicologica di distruzione di massa. Un mezzo per manipolare il consenso? Esatto. La paura costante di essere avvelenati alterava la percezione della realtà. Funzionava come la disinformazione moderna. Non era necessario che il veleno fosse reale o presente nel bicchiere. Il solo sospetto che potesse esserci paralizzava i governi, distruggeva alleanze storiche consolidate e innescava conflitti sanguinosi. L'invisibilità era il vero potere del veleno. Insinuava il seme del dubbio profondo. La fiducia, fondamento di ogni relazione umana e politica, veniva sistematicamente erosa. La propaganda contro i Borgia utilizzò l'idea del veleno per dipingerli come un'anomalia demoniaca da estirpare, giustificando le guerre di potere per abbatterli. E così, con questa consapevolezza, ci avviciniamo alla conclusione del nostro viaggio. Abbiamo attraversato i corridoi oscuri del Vaticano rinascimentale, analizzato le macabre illusioni alchemiche delle viscere essiccate e sfogliato le pagine fragili di lettere intrise di poesia, scoprendo che la storia è sempre più complessa, umana e molto meno romanzata del mito. In questa ricerca della verità clinica e storica rimane insuperata la massima lasciataci da Paracelso. Dosis sola facit ut venenum non fit. È solo la dose che fa in modo che una sostanza non sia veleno.
Tutto in natura dipende dalla misura. Una regola scientifica perfetta, che ci invita però a chiudere con una riflessione più ampia, un pensiero da lasciare decantare a chi ha seguito questo viaggio nel tempo. Se è vero che è la dose a fare il veleno, forse dovremmo riconsiderare l'intera storia del Rinascimento. Forse la vera tossina letale di quell'epoca non è mai stata miscelata nel fondo di un calice di vino dorato. Forse il veleno più spietato, quello capace di corrodere ogni empatia umana, era la concentrazione assoluta e incontrollata del potere stesso. Un potere talmente vasto da avvelenare la mente di chi lo deteneva e di chi lo bramava. E questo veleno sottile non è mai scomparso, ha semplicemente cambiato forma. Ci si potrebbe domandare, guardando al mondo in cui viviamo oggi, quali pozioni invisibili stanno silenziosamente intossicando i corridoi del potere nella nostra epoca contemporanea? Un interrogativo affascinante che rimane aperto, sussurrato tra le ore. Siamo giunti alla fine del nostro banchetto. E come abbiamo visto, i calici dei Borgia erano molto meno letali di quanto la storia abbia voluto farci credere. Nessuna pozione magica, nessuna polvere sovrannaturale. Papa Alessandro VI non fu vittima di un complotto shakespeariano, ma di un banale e letale nemico invisibile, la zanzara anofele e le febbri malariche dell'estate romana. E Lucrezia, la presunta avvelenatrice, la femme fatale che ha ossessionato l'Ottocento, si è rivelata essere nient'altro che una pedina, una donna usata prima dal padre e dal fratello, e poi infangata dall'orgoglio ferito di un marito ripudiato. Eppure, il veleno in questa storia c'è stato, e come se c'è stato. Ma non era l'arsenico, né il piombo, né il fosforo. Il veleno più potente del Rinascimento è stata la propaganda, l'inchiostro scuro versato sulle pergamene da storici come Francesco Guicciardini o da nemici politici, disposti a tutto pur di distruggere un impero. La storia dei Borgia ci insegna una lezione incredibilmente moderna. Se ripeti una bugia abbastanza a lungo e la scrivi con parole abbastanza spaventose, quella bugia diventerà la storia. Il vero veleno non uccide il corpo, uccide la verità. Vi aspetto nel prossimo episodio per svelare un nuovo grande segreto del passato. Fino ad allora, fate sempre attenzione a chi vi serve il vino. A presto!